Amiche e amici passioni interisti, ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi, vigilia di Inter-Barcellona, ritorno della semifinale di Champions League. Tra poche ore si torna in campo dopo il 3-3 dell'andata, sarà una partita secca praticamente per accedere alla finalissima di Monaco di Baviera che bisogna raggiungere tramite una vittoria in qualsiasi modo, ai 90 minuti supplementari oppure ai calci di rigore. Bisogna obbligatoriamente vincere per andare oltre, per raggiungere questa finalissima, per riprovarci dopo la notte di Istanbul. Sta salendo la tensione, lo vedo, non so come state vivendo voi questo avvicinamento. Ho incontrato diversi tifosi interisti venendo in ufficio oggi, saluto anche Mimmo tra l'altro in modo particolare che mi ha fatto anche un regalo che poi mostreremo magari in diretta e lo ringrazio. E si sente l'adrenalina, si sente che il clima si sta scaldando anche da un punto di vista delle polemiche e delle discussioni, perché subito dopo l'annuncio della designazione arbitrale del polacco Marciniak per questa partita, in Spagna in modo particolare è iniziata una battaglia, una campagna mediatica contro Marciniak piuttosto imponente, guidata soprattutto dai media catalani come il Quotidiano Sport, che addirittura ha aperto con il madridista Marciniak sarà l'arbitro di Inter Barcellona a Milano, addirittura lo hanno già etichettato come madridista. Sapete bene questa contrapposizione Madrid-Barcellona. E è stata una polemica molto cavalcata in queste ore perché, come vi raccontavo, sta girando un video vecchio dove Marciniak, l'arbitro polacco, appunto è stato immortalato dentro lo spogliatoio, dove si intravede, come vedete anche da questa immagine, un borsello, una borsa, diciamo così, con lo stemma del Real Madrid. Nessuno ha mai chiarito, tra l'altro, se fosse realmente di Marciniak oppure no. Non è chiara questa cosa. Diversi tifosi del Barcellona sono venuti a commentare anche sotto i nostri contenuti dicendoci che Marciniak avrebbe addirittura dichiarato di essere simpatizzante del Real Madrid, quindi è proprio dichiaratamente del madridista, ecco, questo arbitro Marciniak. Non ho mai trovato alcuna conferma a questa cosa. Fatto sta che i tifosi del Barcellona sono abbastanza incendiati e sono arrivati a scrivere anche sotto ad uno dei nostri video che è stato scelto per danneggiare il Barcellona in questa partita. Questa è un po' la narrazione che stanno portando avanti. Tra l'altro io facevo anche notare nella nostra diretta di ieri che con Marciniak i precedenti all'Inter non è che siano così tanto favorevoli se consideriamo le ultime sconfitte, per esempio con l'Atletico Madrid un anno fa, con il Liverpool al primo anno di Inzaghi, oppure la stessa finale di Istanbul contro il Manchester City, la arbitrava Marciniak. Quindi gli ultimi precedenti non sono veramente buonissimi. Ecco, la risposta di un tifoso è stato: tranquillo, a voi italiani nemmeno vi considera l'arbitro Marciniak, è solo arrivato per danneggiare il Barcellona. Vabbè, vedremo poi questo arbitraggio. C'è comunque quindi una polemica abbastanza accesa su questo tema, che invece Bastoni nella conferenza stampa della vigilia è stato bravissimo a dribblare, quantomeno a smorzare, perché a domanda precisa sull'arbitro la risposta di Bastoni è stata molto furba, molto bravo nel parlare bene di quest'arbitro, dicendo che gli piace molto perché è un arbitro con cui puoi parlare, puoi dialogare e gli piace quindi come direttore di gara. Bravissimo Bastoni, che è riuscito ad evitare una polemica mentre un attimo stava per ributtarsi dentro un'altra polemica. Se vi ricordate, qualche settimana fa in un podcast aveva parlato dei sacrifici eccetera, si stava un pochino incartando dentro quel discorso legato al fatto che non si stanno fermando nemmeno un giorno, stanno giocando ogni 3 giorni da anni, sono sempre sul pezzo senza mai fermarsi, e poi ha dribblato un po' quel discorso che avrebbe riacceso di nuovo quelle discussioni. Non ci sono stati troppi spunti sulla partita, non ci sono stati troppi spunti anche sui temi tattici che approfondiremo poi nella diretta delle 19:30, quindi vi invito a cliccare sul tasto iscriviti se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e soprattutto ci aiutate, ecco, ad raggiungere. Adesso il prossimo traguardo sarà quello dei 90.000 iscritti, quindi mi raccomando, fate conoscere anche il nostro canale e condividetelo il più possibile. In conferenza stampa ha parlato anche Simone Inzaghi, l'ho visto bello tranquillo, poi anche una battuta finale quando si stava parlando di Carlos Augusto e di Marco. C'era una domanda, se non ho capito male, perché c'era la traduzione sopra la domanda in spagnolo, non era molto chiarissimo il passaggio, in cui un giornalista estero stava chiedendo ad Inzaghi se stava valutando di mettere Carlos Augusto o Di Marco, visto che si parlava della marcatura su Yamal, e Inzaghi ha detto potrebbero giocare anche insieme, non sono per forza alternativi, e quindi lì Bastoni si è un attimino tra virgolette lamentato, ridendo chiaramente, perché se giocano Carlos Augusto e Di Marco
vuol dire che non gioca Bastoni, e quindi hanno scherzato così il mister e Bastoni, quindi segnali anche di distensione in una conferenza stampa in cui secondo me Inzaghi ci ha dato due spunti principali, due argomenti principali. Il primo è legato ai recuperi di Pavard e Lautaro Martinez. Vedremo nelle prossime ore. Le dichiarazioni secondo me vanno molto in direzione di una conferma dal primo minuto sia di Pavard che di Lautaro Martinez. Il primo passaggio è quando dice: parleremo con loro e con lo staff prima di decidere. Pavard ieri ha fatto una parte in gruppo mentre Lautaro non si allena dalla partita di andata. Dopo la gara di andata sarà praticamente una finale, non ci sarà pareggio ma ci sarà un vincitore e dovremo far bene davanti ai nostri tifosi. Questa è la prima risposta alla domanda. C'è un altro passaggio però in cui secondo me eccolo, su Lautaro Martinez si sbilancia abbastanza, perché quando gli chiedono tenendo conto che potrebbero esserci supplementari, Lautaro è meglio inserirlo subito o tenerlo per il finale? Questa era una discussione che stavamo portando avanti anche all'interno dell'ultima diretta di ieri sera. E Inzaghi dice dipende da come starà. Se un giocatore non può giocare dall'inizio è difficile che riesca a dare qualcosa nel finale. Le defezioni sono tante per tutte le squadre, ma noi abbiamo una rosa attrezzata, domani prenderò le decisioni cercando di fare il bene dell'Inter, come ho sempre fatto in questi 4 anni. Quindi dice, se non sta bene non gioca, se sta bene gioca dall'inizio sostanzialmente, perché tenerlo da parte per inserirlo solo nel finale non ha senso. Questo è il messaggio che lancia Simone Inzaghi e che ci fa capire, secondo me, che Lautaro Martinez sta cercando in ogni modo di esserci. Ha pubblicato anche un post su Instagram nelle scorse ore dove fa vedere che si sta ricaricando con le batterie, dunque salvo colpi di scena mi immagino Lautaro Martinez e Pavard dal primo minuto. Secondo spunto interessante di questa conferenza è relativo alla marcatura su Yamal, con una domanda che si aggancia ad una domanda che era stata fatta a Farris dopo la partita col Verona. Il primo punto, chiaramente, come dice Simone Inzaghi, mi trova ovviamente d'accordo, sarà quello di far toccare meno palloni a Yamal, questo veramente fenomenale gioiellino del Barcellona, perché all'andata un esterno offensivo che tocca più di 100 palloni, ragazzi, è un qualcosa di clamoroso, di veramente clamoroso. E dunque il Barcellona si è affidato molto a lui anche per scardinare la difesa dell'Inter. Il Barcellona ha tanti giocatori forti, ovviamente, però riuscire a disinnescare un po' questo giocatore che ha fatto un po' la differenza sarà un primo punto fondamentale. E poi, soprattutto, sarà fondamentale andare a raddoppiare. Questo sarà un tema su cui l'Inter dovrà battere maggiormente, perché in tanti l'altro giorno mi stavate scrivendo bisogna marcarlo più vicino, più stretto. Vero, non puoi fare tanti falli perché comunque poi ti ammoniscono. Lo sappiamo che poi ci sarà una soglia, secondo me, dell'attenzione su questo, sui contatti su Yamal e non solo, molto, molto importante, però comunque questo ti salta. Comunque, se lo vai a marcare nell'uno contro uno, ti salta. Ci puoi mettere Carlos, ci puoi mettere chi vuoi, nell'uno contro uno ti salta. E quindi sarà fondamentale essere ancora più attenti nel raddoppio, consapevoli che qualcosa dovrai concedere contro questo tipo di calciatori che abbiamo di fronte. Per quanto riguarda dunque le probabili formazioni, direi che abbiamo pochi dubbi sulle scelte di Simone Inzaghi, che dovrebbe prevedere allora Sommer tra i pali con Pavard, Acerbi tra l'altro che torna al centro della difesa e si accenderà un bel duello con Lewandowski, vediamo se partirà dal primo minuto, poi tra poco ne parliamo. Ecco, vi condivido la schermata anche con le probabili formazioni, eccola qua. Sommer, Pavard, Acerbi e Bastoni, con Dumfries a destra, Di Marco a sinistra, Barella, Cialanoglu, Mkhitaryan in mezzo, Thuram e Lautaro Martinez dunque a comporre la nostra coppia d'attacco. Salvo colpi di scena, ci aspettiamo questa Inter qua. Nel Barcellona, invece, vediamo adesso la conferenza stampa di Flick, sentiamo cosa ci dice, poi la analizzeremo nella diretta delle 19:30. Se lato nostro c'è un Lautaro Martinez importantissimo con 8 gol segnati in questa Champions, uno ogni 87 minuti praticamente, dall'altro lato c'è un recupero fondamentale come quello di Lewandowski, una quarantina di gol in questa stagione in cui il Barcellona comunque ne ha segnati 160, con 62 subiti, quindi anche il Barcellona qualcosina concede chiaramente. In porta sarà confermato Szczesny nonostante il recupero di Ter Stegen, che però non è stato reintegrato in lista Champions, quindi rimane il portiere polacco. Eric Garcia a destra dovrebbe prendere il posto dell'infortunato Koundé, che non recupera nemmeno Balde a sinistra, quindi vediamo come sceglie di schierarsi Flick, perché al momento si ipotizza Eric Garcia con Araujo, Cubarsí e Inigo Martinez a comporre la difesa. È una difesa che in questo modo ha
4 centrali puri o quasi, che aumenta i centimetri la forza fisica, forse per stare anche un pochino più attenti alla diciamo sui calci piazzati che hanno sofferto parecchio all'andata. Dal mio punto di vista però, ve lo sottolineavo l'altro giorno, anche contro il Valladolid, Araujo è sembrato molto distratto in alcune situazioni ed è sembrato quasi un punto debole della difesa, pur essendo un giocatore di grande livello. Quindi ehm, rimangono attaccabili con quei principi che abbiamo analizzato anche all'andata, e come velocità Inigo Martinez poi non è velocissimo. Se non ci sarà Uco, Inigo Martinez tornerà al centro con Gerard Martin confermato, lì a sinistra Martin che è stato asfaltato da Dumfries all'andata, mentre col Valladolid era stato uno dei migliori o quasi. In mezzo De Jong e Pedri, chiaramente in questo 4-2-3-1. Su Pedri si è sbilanciato anche Kroos dicendo che è il giocatore più importante del Barcellona addirittura, perché è vero che davanti hanno grandi finalizzatori, ma hanno bisogno di essere innescati e Pedri è il giocatore numero 1 al mondo nel suo ruolo. Parola di un grande centrocampista come Toni Kroos. Lamine Yamal, Dani Olmo e Rafinha a supporto dunque di Lewandowski, che dovrebbe recuperare. Se non ci sarà lui ci sarà Ferran Torres, con la possibilità di avere Lewandowski poi a gara in corso. E fa un po' impressione, ecco, dal punto di vista numerico questo Barcellona, 40 gol in questa Champions League, l'Inter ne ha segnati 22, addirittura Rafinha e Lewandowski da soli hanno segnato più gol dell'Inter in questa Champions, 12 gol Rafinha e Lewandowski 11, quindi un potenziale offensivo elevatissimo che ci fa chiedere, vista anche la gara d'andata, chi passa il turno? Chi segna un gol in più dell'avversario o chi ne subisce uno in meno? So che sembra una domanda molto marzulliana, ecco, però è un tema da approfondire per cercare di capire anche che tipo di approccio ci sarà a questa partita e che tipo di partita sarà, perché vincere segnandone uno in più fa prevedere una partita spettacolare sulla scia di quello che abbiamo visto all'andata, cosa che l'Inter può fare se migliora la precisione nei passaggi. Come ha detto anche Bastoni, sono stati sbagliati troppo passaggi, anche lui in modo particolare ne ha sbagliati un pochino troppi, che avrebbero invece potuto permettere all'Inter di uscire in maniera più pulita e creare ancora più pericoli alla retroguardia del Barcellona. Quindi l'Inter dovrà migliorare questo, ma attenzione, perché dall'altro lato è vero che il Barcellona subisce 62 gol subiti, come detto in questa stagione, solo 4 volte in Champions League ha chiuso con la porta inviolata, l'Inter 8 volte. Il Barcellona però è in grado di fare anche partite diverse da quelle che tutti si aspettano. Spesso ha vinto 1-0 in questa stagione. Il riferimento che facevamo l'altro giorno, lo hanno rifatto anche oggi in conferenza stampa, è alla sfida con l'Atletico Madrid in Coppa del Re, dove all'andata finisce 4-4 e al ritorno poi vince il Barcellona 0-1. Quindi il Barcellona sa fare anche questo tipo di partite, soprattutto se va in vantaggio, sa riuscire poi a gestire questo vantaggio, e dunque per noi sarà importantissimo non permettere al Barcellona di andare in vantaggio e stare attenti, ecco, a gestire le varie fasi della partita, in cui ci saranno inevitabilmente dei momenti in cui bisognerà soffrire molto. Poi dal punto di vista tattico ne riparleremo ancora più nel dettaglio nella diretta di questa sera. Segnalo che si va verso il record storico di incassi per il calcio italiano, non che sia una grande notizia da celebrare con i coriandoli, perché significa che i prezzi sono sempre più alti per i biglietti. 13 milioni di incasso si vocifera, fa felice, ecco, il botteghino e la cassa dell'Inter, che intanto la Champions League si è già assicurata di soli premi, quindi esclusi i botteghini, esclusi i biglietti, circa 115 milioni, quasi 116 milioni di euro da questa Champions. La finale ne vale altri 18,5, quindi si sfonderebbe in caso di approdo alla finale il muro dei 130 milioni, che andrebbe sempre più a portare l'Inter verso un attivo di bilancio che permette di prepararsi poi alla prossima estate di mercato anche con molta più tranquillità, serenità. Addirittura la Gazzetta dello Sport, se non vado errato, stamattina scriveva si potrà finalmente pensare ad un mercato come quello del primo anno di Conte, in cui ci saranno colpi diciamo mirati, investimenti mirati e soprattutto 2 colpi in entrata in attacco. Questo scrive la Gazzetta dello Sport, però di temi di mercato, di incassi eccetera ne parleremo più avanti, ci torneremo. Adesso c'è una battaglia, c'è una partita storica con cui abbiamo un grande appuntamento e non vedo l'ora davvero di godermela. Per cui io vi aspetto in diretta, vi aspetto nel club di Passione Inter, dove ci sarà poi il consueto appuntamento del lunedì, dove con tutti gli abbonati ci sentiamo a voce per presentare questa partita, per analizzarla insieme, per discutere di interismo, ecco, in queste ore così calde e così importanti. Quindi vi aspetto su passioneinter.club. Vi lascio nel frattempo con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.